Much has been written and said about the controversial defeat to Juventus last time out, yet in his pre-match press conference ahead of Inter's trip to Udinese, Luciano Spalletti urged his players to harness their frustration in what remains of this season. Quello che è successo in quella partita lì lo dobbiamo usare per essere più forti nelle prossime gare e non portarci dietro delle schegge che poi diventino un limite o un condizionamento. Ecco. Noi ci siamo stati male, stiamo ancora male, ci dispiace, però poi, come ho detto prima, bisogna essere bravi a non essere condizionati nelle partite successive, perché quello che diventa fondamentale è ora, insomma, è la partita di domani. Se si porta dietro qualche brutto episodio, poi può darsi di non riuscire a sviluppare quello che vogliamo fare dentro la partita, o che ci sia un limite in qualche azione dentro la partita domani, cosa che non deve assolutamente esserci. Inter have played well for large portions of the campaign, and the Nerazzurri head coach feels that they have closed the gap on Serie A's leading sides. Secondo me, per certi versi abbiamo già dato fastidio quest'anno. Per lunghi tratti abbiamo fatto un buon calcio, abbiamo esibito degli stati di avanzamento. Si sono visti. È chiaro che poi se non li metti in pratica per bene, poi manca la solidità, la sostanza per andare allo step successivo. Noi abbiamo fatto un lavoro corretto. Questa squadra è cresciuta, come ha fatto vedere anche nelle ultime partite, perché io ci trovo una crescita nel modo di stare in campo, nella mentalità, che diventa fondamentale, perché se no non giochi un'ora di partita come l'hai giocata in inferiorità numerica, e per cui io penso che secondo come si lavorerà ci sia la possibilità di avvicinare ulteriormente quelle squadre che hanno fatto da lepre anche in questo campionato qui. Ecco. Davide Santon is vying with Dalbert for a starting berth at left-back, with Danilo D'Ambrosio missing at Udinese through suspension. Spalletti discussed the Italian's form before commenting on the roles of midfielders Rafinha and Marcelo Brozovic. Santon come l'ho visto bene come sempre, nel senso che mi dispiace che gli sia andata addosso la critica in generale, perché Santon ha fatto quello che doveva fare come tutto il resto della squadra. Santon non ha nessuna responsabilità sul risultato. Rafinha ci ha dato una mano, questo si può dire, ci ha dato una mano importante. Noi l'abbiamo data a lui inizialmente quando è arrivato, mettendolo in condizione, mettendogli a disposizione una squadra per riordinare un po' quelle che erano le sue difficoltà fisiche e per riordinare quel momento o quel periodo da cui veniva. E ora che ha rimesso a posto e che si è riportato in pari con gli altri, fa vedere tutto il suo valore e la sua qualità. Per quanto riguarda Brozo ora in questo momento qui fa vedere di avere il piedino con la bussola, cioè sa dove direzionare la squadra in quel ruolo lì. È un giocatore importante. Finally, Spalletti insisted that, despite the 4-point cushion Roma and Lazio hold over the Nerazzurri, his players are simply focused on winning their 3 remaining matches to have the best possible chance of securing Champions League football. E noi non possiamo avvicinarci a queste partite pensando che poi
si dipende dagli altri, anche se nella realtà è così. Noi si va a giocare queste partite pensando che dipenda da noi. Il qualificarci in Champions League dipende da noi. Se noi le vinciamo tutte e tre, siamo in Champions. Noi ragioniamo in questa maniera qui.